Cliff Burton è stato indubbiamente uno dei bassisti più influenti nella storia del metal. Nato a Castro Valley, in California, il 10 febbraio 1962, ed entrato nei Metallica nel 1982, dopo alcune esperienze con altre band, tra cui gli Yes Street con Mike Bordin e Jim Martin, futuri membri dei Faith No More, al giovane musicista americano è stato presto riconosciuto il merito di aver ridefinito il ruolo del basso, trasformandolo in uno strumento solista a tutti gli effetti. Il suo contributo ai primi 3 album e al successo della band fino a quel tragico 27 settembre 1986 è indiscutibile. Burton è stato uno dei membri più influenti dei Metallica, e in questo video scopriremo e renderemo omaggio a uno dei musicisti più talentuosi del genere heavy metal e della musica rock in generale. La passione di Cliff Burton per la musica si manifestò molto presto. Infatti, già all'età di 6 anni, dimostrò un grande interesse per gli strumenti musicali e, supportato dai genitori, iniziò a prendere lezioni di pianoforte. Pochi anni più tardi, intorno ai 10-11 anni, iniziò a frequentare la Castro Valley High School, dove fece amicizia con Mike Bordin, un altro coetaneo appassionato di musica, che sarebbe poi diventato il batterista e cofondatore dei Faith No More. I due iniziarono a trascorrere molto tempo insieme, condividendo la loro passione per la musica e creando un legame che avrebbe inevitabilmente influenzato le loro carriere musicali. E così, dopo aver confidato al suo compagno di scuola il desiderio di abbandonare il pianoforte per passare al basso e scoperto che quest'ultimo voleva suonare la batteria, iniziarono, per puro divertimento, a suonare insieme e a frequentare locali e concerti di ogni genere, dai Black Sabbath ai Ramones, passando per i The Jam e i Kiss. I due giovani, accompagnati dal padre di Burton da un locale all'altro, parteciparono a numerosi spettacoli, tra cui anche lo storico e ultimo show dei Sex Pistols al Winterland di San Francisco, con Johnny Rotten. La musica diventò per il giovane bassista una passione travolgente, e lo studio del basso, grazie anche al suo maestro Steve Hamady, si trasformò ben presto in una vera e propria ossessione. Questo impegno, sebbene ancora giovanissimo, si rifletteva nella sua crescente abilità tecnica e nella complessità delle sue prime composizioni. Con Mike Bordin, il suo Rickenbacker, e Eddie Chacon, Cliff Burton formò quella che diventò la sua prima band di sempre, i Fry by Night, una garage band con cui esordì dal vivo in un cinema abbandonato. Di lì a poco, all'età di 15 anni, i due decisero di unirsi alla band YZ Street di un altro giovane chitarrista, Jim Martin. Quando il nostro bassista se ne andò, ci parlò di Cliff. Iniziammo a suonare con lui e subito notammo che era già molto bravo, molto più bravo di tutti noi, ricordò Jim Martin in un'intervista. Conosceva Puffy e lo convinse a unirsi alla band. In quel periodo cominciammo a scrivere pezzi originali, tra cui una canzone chiamata Retarded Guys, pezzo molto simile a quello che molti anni più tardi pubblicarono in Nirvana con il nome Come As You Are. La band però si sciolse in breve tempo a causa di attriti tra i membri. Tuttavia Jim e Cliff svilupparono una forte intesa che li portò a suonare insieme negli anni successivi. I due formarono un'altra band, gli Agents of Misfortune, con cui parteciparono al concorso Hayward Battle of the Bands, e in quella performance, Cliff suonò parti di quelli che sarebbero presto diventati 2 brani dei Metallica, Pulling Teeth e For Whom the Bell Tolls. La band era un mix di diverse influenze musicali e sperimentazioni, a conferma della visione eclettica di Burton e della sua abilità nel mescolare stili e generi diversi. Un approccio che poi, una volta entrato nei Metallica e presente specialmente in Master of Puppets e Ride the Lightning, contribuì a plasmare il loro iconico sound. Un altro aspetto degno di nota è il grande supporto che Burton ricevette fin da piccolo dai suoi genitori, che lo sostennero sempre in ogni contesto e situazione, incoraggiandolo a perseguire il suo sogno di diventare un musicista. Arrivarono persino a stipulare con lui una sorta di contratto in cui si stabiliva che avrebbe fatto il musicista a tempo pieno per guadagnarsi da vivere. I genitori gli fornirono alloggio, cibo e sostegno economico, ma la condizione era che Cliff, entro 4 anni, sarebbe dovuto riuscire a mantenersi con la musica, altrimenti avrebbe dovuto trovare un lavoro stabile e rinunciare alla carriera di musicista. Messi da parte gli Agents of Misfortune, Cliff e Jim suonarono insieme brevemente sotto il nome di Vicious Hatred.
Successivamente i due, pur restando grandi amici, presero strade diverse e Cliff si unì ad una band metal chiamata Trauma. I Trauma si affermarono rapidamente, diventando famosi in tutta la California Bay Area e oltre. Suonarono in locali leggendari come il The Stone, il Wolfgang's di Bill Graham, il Whiskey a Go-Go e il The Troubadour. Il primo brano mai registrato dai Trauma, Such a Shame, fu incluso nella compilation Metal Massacre 2 della Metal Blade Records nel 1982. Lo show al Whiskey a Go-Go di Los Angeles fu quello in cui Burton incontrò per la prima volta James Hetfield e Lars Ulrich e che segnò l'inizio della sua avventura nei Metallica. Suonò il pezzo solista che sarebbe poi diventato l'instrumentale Anesthesia Pulling Teeth. E James e Lars, sbalorditi dal suo modo di suonare, lo invitarono subito a unirsi alla loro band per sostituire l'ormai uscente Ron McGovney. Cliff accettò ma a una sola condizione, che la band si trasferisse da Los Angeles a San Francisco, sua città natale. Gli altri membri accettarono, e di conseguenza si trasferirono tutti a vivere nella città del nuovo bassista. La nuova formazione con Cliff Burton al basso, Lars Ulrich alla batteria, James Hetfield alla voce e chitarra e Dave Mustaine alla chitarra solista, iniziò ben presto a lavorare sui nuovi pezzi. Il 29 novembre del 1982, i Metallica registrarono e successivamente pubblicarono un live demo intitolato Metal Up Your Ass, una registrazione di un concerto tenutosi all'Old Waldorf di San Francisco. Sebbene Cliff Burton non avesse suonato in quel concerto, venne comunque accreditato tra i membri della band. Ma giusto pochi mesi più tardi, il 5 marzo del 1983, Burton debuttò finalmente con la sua nuova band. I Metallica si presentarono per un live al The Stone di San Francisco, introducendo al pubblico il loro nuovo bassista. Quello fu anche uno dei pochi concerti con Mustaine e Burton nella stessa band. Poco tempo dopo, infatti, il talentuoso chitarrista americano venne cacciato da Hetfield e Ulrich per far posto a Kirk Hammett, chitarrista a quel tempo degli Exodus, e con cui i Metallica pubblicarono il loro storico debut album Kill 'Em All. L'album riscosse un grandissimo successo ed entrò con tutto merito tra le pietre miliari del thrash metal. Sebbene Dave Mustaine non fosse più parte dei Metallica e fosse già in procinto di formare i Megadeth, sarebbe inopportuno non riconoscere il grande lavoro svolto dall'uscente chitarrista, che firmò, tra l'altro, alcune delle canzoni presenti nel disco. Per quanto riguarda Cliff Burton, invece, il bassista dimostrò subito le sue grandi abilità e nella canzone Anesthesia Pulling Teeth mostrò tutto il suo talento straordinario. Lo stesso Flea dei Red Hot Chili Peppers, grande estimatore da sempre di Cliff Burton, riferendosi a quel pezzo, dichiarò: «Quella canzone è uno dei più grandi momenti della storia rock per il basso. È un bellissimo pezzo suonato da un giovane genio del rock che si dà il caso sia anche un capolavoro di essere umano». Burton ebbe un impatto straordinario sui Metallica durante il suo periodo con la band. La sua influenza si estese ben oltre le sue capacità tecniche al basso, introducendo i membri del gruppo a nuove passioni e ispirazioni. Burton era un grande appassionato di Lovecraft e dei film horror, influenze che si rifletteranno chiaramente nei testi e nell'estetica della band di quegli anni. Inoltre il bassista fece conoscere ai suoi compagni di band una vasta gamma di artisti e generi musicali, arricchendo il loro background culturale e musicale. Da band come i Rem e i Misfits, a icone della musica come Bob Dylan e persino compositori come Johann Sebastian Bach. Un altro aspetto fondamentale del contributo di Burton fu la sua conoscenza della teoria musicale. Studiando armonie complesse e tecniche avanzate, fu in grado di apportare un nuovo livello di sofisticazione alla musica dei Metallica. Questo non solo arricchì le loro composizioni, ma permise anche alla band di esplorare nuovi territori musicali, portando a un'evoluzione del loro sound che sarebbe diventato un tratto distintivo del loro successo. Tutto questo fu ancora più evidente nei loro due successivi album. In Ride the Lightning del 1984, brani come Fade to Black e The Call of Cthulhu riflettono chiaramente la passione di Burton per Lovecraft e l'horror. Il suo background nella teoria musicale portò a linee di basso più intricate e a arrangiamenti più sofisticati, arricchendo la complessità del sound della band. La traccia strumentale The Call of Cthulhu è particolarmente rappresentativa dell'approccio innovativo di Burton, con armonie elaborate e una costruzione musicale che sfida i confini del thrash metal tradizionale. E con Master of Puppets del 1986, considerato da molti come il capolavoro dei Metallica e una pietra miliare del genere, l'influenza di Burton raggiunse il suo apice. Brani come Battery, Welcome Home Sanitarium e la title track Master of Puppets mostrano una maturità compositiva e una complessità strutturale che erano in parte dovute all'apporto di Burton.
La strumentale Orion è un altro esempio della sua abilità nel fondere elementi di diversi generi musicali con il thrash metal. Purtroppo però, il 27 settembre 1986, nel pieno del successo e durante il tour di supporto all'album Master of Puppets, il giovane bassista americano perse la vita a soli 24 anni, a causa di un incidente stradale con il tourbus in Svezia. L'autobus uscì di strada e si ribaltò, sbalzando Cliff Burton fuori dal finestrino e ricadendo fatalmente sul suo corpo. La morte del giovane bassista segnò una perdita incolmabile per i Metallica e per il mondo della musica. La sua passione, la sua conoscenza musicale e la sua creatività hanno lasciato un'eredità duratura, che continua a ispirare musicisti e fan in tutto il mondo. La sua influenza sui Metallica fu un fattore cruciale nel loro successo e nella loro evoluzione artistica, rendendo i loro lavori di quel periodo veri e propri capolavori del genere. Nonostante la sua breve carriera e i molti anni trascorsi da quel tragico 27 settembre 1986, Cliff Burton è ancora oggi celebrato come uno dei bassisti più talentuosi e influenti di tutti i tempi, e tra le figure leggendarie e indimenticabili della musica rock.